L'elezione di Trump finirà la narrazione dell'emergenza climatica? In un'intervista alla CNN del gennaio 2017, Donald Trump affermava: «Non sono un grande credente del riscaldamento globale». A chi è interessato all'argomento invito a prendere visione della considerevole playlist Geoingegneria attraverso la pagina Indice alfabetico alla quale si accede dal sito www.tinelli.eu. Inoltre trovate diverse voci su Trump dove nel mandato precedente, per esempio, non ha mantenuto di tagliare i fondi NASA. Anzi, da naturalnews.com del 25 novembre 2024. Con Trump che si insedierà presto, gli scienziati del clima dichiarano la fine improvvisa della narrazione dell'emergenza climatica. Tutti questi anni di allarmismo su un pianeta che si scioglie e oceani che bollono sono stati vani ora che la cosiddetta emergenza climatica è stata scartata come scienza spazzatura. La divisione ceca dell'International Climate Intelligence Group, CLINTEL, ha tenuto una conferenza di 2 giorni sul clima a Praga all'inizio di questo mese di novembre presso la Camera dei Deputati della Repubblica Ceca. Lì gli scienziati del clima hanno dichiarato e affermato che l'immaginaria e immaginata emergenza climatica è giunta al termine. Molti dei più importanti scienziati e ricercatori del mondo sono intervenuti all'evento, rendendo chiaro a tutti i presenti che quasi tutto ciò che è stato detto al mondo sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale è, nella migliore delle ipotesi, altamente esagerato e, nella realtà, del tutto falso. Il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, che esclude partecipanti e articoli pubblicati in disaccordo con la sua narrazione, non rispetta il suo stesso protocollo di segnalazione degli errori e trae conclusioni, alcune delle quali sono disoneste. Dovrebbe essere immediatamente smantellato, è stato ulteriormente affermato durante la conferenza. La CO2 non sta aumentando le temperature globali. Una delle dichiarazioni più incisive alla conferenza ha avuto a che fare con l'anidride carbonica CO2, la molecola spauracchio del culto del clima. I più accaniti seguaci del culto del clima al mondo temono la CO2 più di qualsiasi altra cosa perché credono che stia causando l'aumento delle temperature planetarie. La realtà ovviamente è che la CO2 è semplicemente cibo per le piante. Le piante producono ossigeno che gli esseri umani possono respirare e gli esseri umani espirano CO2 che le piante usano per crescere e prosperare. È veramente così semplice. Per i seguaci del culto del clima, tuttavia, la CO2 è fondamentalmente veleno e deve essere fermata. La conferenza sul clima di Praga ha sfatato questo mito una volta per tutte, smascherando l'intera narrazione sul clima come una truffa. Anche se ogni nazione della Terra raggiungesse con successo le emissioni nette zero entro la data obiettivo del 2050, le temperature globali sarebbero solo di circa 0,1 grado centigrado più fredde, forse senza reali riduzioni delle emissioni. Finora i tentativi di mitigare il cambiamento climatico tramite accordi internazionali come l'Accordo di Parigi non hanno fatto alcuna differenza per la nostra influenza sul clima, poiché nazioni come Russia e Cina, India e Pakistan continuano ad aumentare notevolmente la loro combustione di carbone, petrolio e gas, riporta WhatsApp with That. Il costo per raggiungere quella riduzione di 0,1 grado centigrado del riscaldamento globale ammonterebbe a 2 quadrilioni di dollari, equivalenti a 20 anni di prodotto interno lordo mondiale. Durante la conferenza è stato chiesto all'intera comunità scientifica globale di fare un passo indietro dalla crociata per il clima e riflettere invece sulla questione da una prospettiva diversa. Gli scienziati presenti all'evento hanno invitato unanimamente l'intera comunità scientifica a cessare ed esistere dalla sua persecuzione di scienziati e ricercatori che non sono d'accordo con l'attuale narrazione ufficiale sul cambiamento climatico e invece a incoraggiare ancora una volta la lunga e nobile tradizione di ricerca scientifica, indagine, pubblicazione e discussione libera, aperta e senza censure. Nella loro lettera all'intera comunità scientifica, i partecipanti alla conferenza hanno evidenziato diversi punti chiave sul clima che meritano di essere ripetuti. 1. Il Sole, non i gas serra, è il principale responsabile dei modelli di temperatura globale. 2. L'era industriale non ha avuto alcun impatto significativo sul clima. 3. Non ci sono prove che suggeriscano che gli eventi meteorologici estremi siano in qualche modo in aumento, anche se ottengono una maggiore copertura mediatica grazie ai progressi tecnologici. 4. Nonostante siano stati spesi trilioni e trilioni di dollari nel tentativo di fermare le emissioni, le temperature globali sono comunque aumentate, anche se modestamente, dal 1990. Traduzione, adattamento, video e voce Dino Tinelli.